Sofia Conti rimase immobile sulla soglia di casa, mentre 3 uomini in abito scuro circondavano suo nipote Marco. Uno di loro afferrava il colletto del giovane, mentre un altro premeva un coltello contro la sua gola. Il capo, un bruto dal collo taurino, con catene d'oro, parlò con una voce come ghiaia tritata. 50.000 euro entro domani, o tuo nipote paga per i debiti del tuo ex marito con la vita. Il sole del mattino proiettava ombre dure sui ciottoli del suo piccolo cortile toscano, dove solo pochi istanti prima stava annaffiando le piante di basilico, cercando di ricostruire la sua vita dopo il divorzio. Ora il passato l'aveva trovata di nuovo, trascinando violenza alla sua porta, come un cane rabbioso. Per favore. La voce di Sofia si incrinò. La mano istintivamente cercò il medaglione d'argento alla gola, il suo unico tesoro dei giorni più felici. I debiti del mio ex marito sono morti con lui. Marco non c'entra niente con... I debiti di sangue passano attraverso il sangue, interruppe il capo, rilasciando Marco con una spinta che lo fece barcollare. Domani, all'alba, o prendiamo il pagamento in altro modo. Se ne andarono improvvisamente come erano apparsi, lasciando Sofia ad abbracciare sua nipote tremante. A 42 anni pensava che i disastri della sua vita fossero alle spalle. Il marito giocatore d'azzardo che aveva prosciugato l'eredità di suo padre, la vergogna che la seguiva attraverso ogni sussurro del villaggio. Ma i guai, sembrava, avevano braccia più lunghe della memoria. «Zia, mi dispiace», singhiozzò Marco. «Non sapevo che papà avesse preso in prestito da loro prima di morire». Sofia lo strinse più forte, anche se la sua mente correva con aritmetica impossibile. 50.000 euro potevano essere 50 milioni. L'oliveto era sparito, venduto per pagare i debiti legittimi del suo ex marito, e il suo lavoro all'hotel locale copriva appena l'affitto. Quella sera si trovò allo studio televisivo di Firenze, non per il programma di appuntamenti dove aveva incontrato suo marito Mario solo 3 mesi fa, ma disperata di supplicarlo per aiuto. Il sovrintendente dell'edificio era stato gentile da quando si erano sposati velocemente. Una cerimonia civile che scandalizzò il suo villaggio. Tutti sussurravano di Sofia Conti che si accontentava di un bidello dopo aver perso tutto. Mario apparve nei suoi soliti abiti da lavoro, macchie di pentura sulle mani, preoccupazione che approfondiva le rughe intorno ai suoi occhi gentili. «Cara, cosa c'è? Stai tremando?» Quando gli raccontò tutto, aspettando scuse e simpatia vuota, Mario semplicemente annuì. «Quanto?» 50.000, sussurrò, vergognandosi anche solo di pronunciare il numero. «Fatto!» Sofia lo fissò. «Mario, non capisci. 50.000 euro. Saranno pronti domani». Le prese il viso tra le mani callose. «Nessuno minaccia la mia famiglia. Mai». «Ma come può un sovrintendente?» «Ho un amico ricco che mi deve un favore», disse semplicemente. «Fidati». Mentre la stringeva tra le braccia, le dita di Sofia trovarono di nuovo il medaglione d'argento alla gola, ricordando un altro uomo che una volta promise di proteggerla, 30 anni fa, durante un'estate perfetta, prima che la vita le insegnasse che le promesse erano solo belle parole. Eppure qualcosa nel battito costante di Mario contro la sua guancia sussurrava che forse, solo forse, questa volta era diverso. L'alba spuntò sul villaggio, mentre una Mercedes nera si fermava davanti al modesto appartamento di Sofia. Mario scese, portando una valigetta di pelle che sembrava assurdamente costosa contro la sua giacca da lavoro sbiadita. Dietro di lui emerse un uomo in completo Armani, che rimase vicino all'auto, braccia incrociate come una guardia del corpo. «I soldi», disse semplicemente Mario, porgendo a Sofia la valigetta.
Lei l'aprì con cautela, boccheggiando alle pile ordinate di euro. Mario, il tuo amico, devo sapere chi. Quello che devi fare è pagare quei teppisti e tenere Marco al sicuro. La sua voce portava un'autorità che non aveva mai sentito prima. Il mio associato ti accompagnerà. Non oseranno toccarti con lui presente. Lo scambio avvenne nella piazza, osservato dai venditori mattutini che fingevano di non guardare. Lo strozzino contò i soldi 2 volte, la sua sorpresa evidente. Tuo marito ha amici interessanti, disse a Sofia, prima di scomparire in un furgone in attesa. Le notizie viaggiarono più veloce di un incendio nel loro villaggio. A mezzogiorno tutti sapevano che il nuovo marito di Sofia aveva prodotto 50.000 euro durante la notte. Al mercato locale le conversazioni si fermavano quando lei passava. La sua ex compagna di classe Giulia, sposata con un dottore di successo, non poté resistere al commento. «Che mistero intorno al tuo Mario», disse Giulia esaminando i pomodori con interesse teatrale. «Un sovrintendente con connessioni ricche, che... insolito». «È un bravo uomo», rispose fermamente Sofia. «Certo, anche se ci si chiede che tipo di favori un bidello potrebbe offrire per guadagnare tale generosità». L'insinuazione punse, ma prima che Sofia potesse rispondere, apparve Elena Vitale, la sua ex miglior amica che l'aveva abbandonata durante lo scandalo del divorzio. Gli occhi di Elena brillavano di curiosità e qualcosa di più oscuro. «Sofia, cara, ho sentito del dramma di stamattina. Tuo marito deve amarti davvero». Lo sguardo di Elena cadde sulla collana di Sofia. «Porti ancora quel vecchio medaglione? Che romantica, aggrappata a ricordi adolescenziali». «Mi ricorda che l'amore esiste», disse tranquillamente. «Anche dopo tutto? La tua prima delusione d'amore? Quel ragazzo che svanì? Il tradimento del tuo ex marito? E ora questo sovrintendente che misteriosamente produce fortune? Non sei curiosa dei suoi segreti?» Quella sera Mario tornò a casa esausto, vernice nei capelli, eppure aveva portato rose fresche, un lusso che Sofia sapeva non poteva permettersi, o non prima. Lo guardò lavarsi le mani al lavandino della cucina, notando un orologio d'oro che coprì rapidamente con la manica. «Il villaggio sta parlando», disse con cautela. «Lasciali parlare. Dicono cose su di te, su noi». Mario si tornò. L'acqua gocciolava dalle mani. «Tu ci credi?» «Credo che tu abbia salvato la vita di Marco. Ma Mario, un sovrintendente non ha amici che prestano 50.000 euro. Chi sei realmente?» Lei si avvicinò, prendendo le sue mani nelle sue ancora umide. «Sei tuo marito. L'uomo che stava accanto a te all'anagrafe quando tutti dicevano che eri sciocca a risposarti. Non è abbastanza?» Guardando nei suoi occhi, Sofia voleva dire di sì, ma le parole di Elena echeggiavano. Tutti avevano segreti. Le sue dita trovarono di nuovo il medaglione, ricordando un altro uomo i cui segreti non aveva mai scoperto prima che sparisse, lasciandola soltanto con questo ricordo d'argento e un cuore spezzato che impiegò 30 anni per rischiare di nuovo l'amore. La festa del raccolto trasformò il villaggio in una vetrina di prosperità e tradizione. Luci colorate appese tra edifici antichi, vino che scorreva liberamente e l'annuale esibizione di successo dove le famiglie stabilite sfilavano i loro risultati. Sofia si vestì con cura nel suo abito migliore, di 3 anni ma ben mantenuto, mentre Mario indossava il suo unico completo. «Sei bellissima», disse, offrendole il braccio. Erano appena entrati nella piazza quando la voce di Giulia risuonò. «Sofia, vieni a unirti a noi!» Il gruppo delle ex compagne di classe di Sofia stava vicino alla fontana. I loro abiti firmati e i gioielli catturavano la luce. I loro mariti, dottori, avvocati, imprenditori, discutevano di investimenti e case vacanza.
Quindi questo è il famoso Mario, disse il marito di Giulia, nascondendo a malapena il suo ghigno. Il soprintendente che fa miracoli. Dimmi, quale edificio gestisci? Diversi, rispose Mario con calma. Diversi? Che ambizioso per un bidello. Il gruppo rise. Le guance di Sofia bruciarono. Mentre Giulia mostrava un nuovo braccialetto di diamanti, Elena mostrava foto dalla sua recente crociera e Maria si vantava dell'accettazione di suo figlio alla facoltà di medicina. Ogni storia di successo sembrava un promemoria deliberato della caduta di Sofia dalla rispettabilità. Almeno Sofia ha trovato qualcuno, disse Elena con falsa dolcezza. Dopotutto, con il suo ex marito, temevamo rimanesse sola per sempre. Un soprintendente non è un dottore, ma la solitudine è peggio, no? Scusatemi, disse improvvisamente Mario, tirando fuori il telefono. Devo rispondere a questa chiamata. Se ne andò, lasciando Sofia circondata da sorrisi predatori. Sembra carino, offrì Maria. Semplice ma carino. Gli uomini semplici sono più facili da gestire. Niente ambizioni complicate o amanti segrete. Solo lavoro, casa, sonno. Affidabile, come una buona macchina. La mano di Sofia andò al medaglione, stringendolo finché gli ordi non morserono il palmo. Queste donne erano sue amiche una volta, prima che il successo le dividesse in vincitori e perdenti. Mario tornò, imposcando il telefono. Signore e signori, dovete scusarci. Tirò fuori un portachiavi, premendolo. Attraverso la piazza le luci di una Alfa Romeo immacolata lampeggiarono. Quello è il modello di quest'anno, balbettò il marito di Giulia. Un regalo per mia moglie. L'appartamento a Milano sarà pronto il mese prossimo. L'attico era in ristrutturazione. La voce di Mario rimase livellata, quasi annoiata. Ma stasera dovremmo festeggiare localmente. Bevute per tutti. Offro io. Lo shock della folla era palpabile. Elena si riprese per prima, gli occhi acuti di calcolo. Che meraviglioso! Un soprintendente con tali risorse. Devi dirci il tuo segreto. Nessun segreto, solo buoni investimenti. Mario guidò Sofia verso l'auto. Andiamo al ristorante in auto, cara? All'interno dell'abitacolo profumato di pelle, Sofia non riusciva a parlare. Mario guidò in silenzio finché non raggiunse il belvedere sopra il villaggio. È troppo, disse finalmente. L'auto, l'appartamento, la gente farà domande. Lascia che chiedano. Ma perché? Perché ora? Si tornò verso di lei. La luce lunare illuminava il suo viso segnato. Perché sono stanco di vederli ferirti. Meriti di meglio della loro condiscendenza. Mario, chi sei? Qualcuno che sa cosa significa perdere tutto e ricostruire. Qualcuno che ha capito che il vero valore non si misura in euro o possessi, ma a volte hai bisogno di entrambi per far ascoltare il mondo. Elena arrivò alla porta di Sofia la mattina dopo, con caffè e paste fresche, un'offerta di pace che sollevò immediatamente sospetti. Non aveva mai visitato il modesto appartamento dal divorzio di Sofia. «Dobbiamo parlare di Mario», disse Elena, sistemandosi non invitata sul divano logoro. «Non c'è niente da discutere». «Oh, ma c'è». Elena tirò fuori il telefono, mostrando una fotografia. «Questa è stata scattata 30 anni fa, alla festa estiva. Ti sembra familiare?» Il sangue di Sofia si gelò. La foto mostrava una giovane donna che indossava il suo medaglione d'argento, ridendo accanto a un ragazzo dai capelli scuri. Ma il volto della donna era stato abilmente modificato. Erano i lineamenti di Elena, non di Sofia. «Cos'è questo?» «La verità. Mario è il ragazzo di quell'estate, il tuo misterioso primo amore che svanì. Tranne che non era il tuo amore, Sofia. Era il mio. Stai mentendo. Davvero? Pensaci. Appare improvvisamente, ti travolge, rivela ricchezze nascoste. Sta cercando di ricatturare qualcosa, ma tu sei solo un sostituto per chi amava davvero». Elena si sporse in avanti. «Ricordo tutto. Come promise di tornare, come ci scambiammo i medaglioni. Tu
Comprasti il tuo in un banco dei pegni, vero? Dopo che ti raccontai la storia. La mano di Sofia volò alla collana. Il medaglione era stato il suo tesoro per 3 decenni, ma improvvisamente non riusciva a ricordare esattamente come l'aveva ottenuto. Il veleno di Elena stava funzionando, creando dubbio dove aveva vissuto certezza. «Chiedigli», sfidò Elena. «Chiedi della ragazza alla festa estiva 30 anni fa». La riunione del consiglio comunale di quella sera era affollata. Mario aveva richiesto tempo per affrontare le preoccupazioni di sviluppo sul vecchio Oliveto. Sofia sedeva in fondo, la mente turbinava con le accuse di Elena. Quando Mario si alzò per parlare, Elena apparve accanto a lui. «Prima che inizi», annunciò Elena ad alta voce, «il villaggio merita la verità su chi sei veramente». La folla mormorò. La mascella di Mario si irrigidì. «Non sei solo un sovrintendente», continuò Elena. «Sei presidente della Rossi Costruzioni, una delle più grandi società di sviluppo d'Italia. Hai ingannato tutti, specialmente tua moglie». Sospiri echeggiarono attraverso la sala. Sofia sentì il pavimento inclinarsi sotto di lei. Mario si raddrizzò. «È vero, sono Mario Rossi, presidente della Rossi Costruzioni. E 30 anni fa, Elena incalzò, amavi una ragazza di questo villaggio. Sei tornato per lei, vero?» Produsse la foto modificata. «Quella ragazza ero io?» «No», disse Mario fermamente. La ragazza era Sofia. La compostezza di Elena si incrinò. «Non si ricorda nemmeno di te. Sono io che...» «Che cosa? Che ha rubato la storia?» Mario camminò verso Sofia, tirando fuori un medaglione d'argento identico. «Ho dato questo a una ragazza con occhi come olive primaverili, che parlava di salvare l'uliveto di suo padre, che mi baciò accanto alla fontana e promise di aspettare. Quella eri tu, Sofia, sempre tu». Sofia si alzò trebolante. I ricordi inondarono, non comprati o imprestitati, ma reali. Il ragazzo che citava Dante, che disse che sarebbe tornato quando avesse fatto fortuna. «Ci vogliono 30 anni, ma ho mantenuto la promessa». Elena rise disperatamente. «Questo è ridicolo. Ti ha sposato per soldi che non sapevi avessi. Sono io la veramente...» «Basta!» La voce di Mario tagliò come acciaio. «Vuoi soldi? Bene. 500.000 euro per lasciare questo villaggio e non tornare mai più. Ma se pronunci un'altra bugia su mia moglie, userò ogni risorsa legale per distruggerti». La sala del consiglio esplose. Elena rimase tremante. Il suo elaborato inganno crollava mentre i paesani, che conoscevano entrambe le donne dall'infanzia, iniziarono a ricordare i dettagli, come Sofia avesse effettivamente indossato quel medaglione dai suoi anni adolescenti, come Elena fosse sempre stata gelosa, come avesse cercato di rubare altri fidanzati prima. «Sei patetica», qualcuno gridò. «Cercare di rubare il marito di un'altra donna con le bugie». Elena fuggì. I suoi singhiozzi echeggiavano sulle pietre antiche. Il villaggio l'avrebbe costretta a partire indipendentemente dai soldi di Mario. La vergogna era valuta qui e lei l'aveva spesa tutta. Nel silenzio improvviso, Sofia affrontò suo marito. Il misterioso sovrintendente era in realtà uno degli imprenditori di maggior successo d'Italia. L'uomo che l'aveva sposata in una semplice cerimonia civile comandava un impero. «Perché?» chiese. «Perché fingere di essere povero?» «Non stavo fingendo. Ero un sovrintendente quando ero giovane. È così che ho imparato la costruzione dal basso. Quando ti ho vista in quel programma di appuntamenti, dopo 30 anni di ricerche, sapevo che non potevo avvicinarmi a te come uomo ricco. Non avresti mai creduto fosse reale. Quindi hai mentito. Ho trattenuto. C'è una differenza». Si avvicinò. «Ogni momento come tuo marito è stato vero. Ogni sentimento, ogni gesto, ogni parola d'amore.
I soldi non significano nulla rispetto al ritrovarti. Giulia si fece avanti, la sua precedente derisione sostituita da interesse calcolatore. Sofia, cara, dovremmo celebrare la tua buona fortuna. Forse cena... No, interruppe Sofia. Avete chiarito i vostri sentimenti quando pensavate che Mario fosse nessuno. La vostra amicizia ha condizioni, ricchezza, status, successo. La vera amicizia, come il vero amore, non tiene il punteggio. Prese la mano di Mario. Mi sono innamorata di un sovrintendente che mi portava rose che non poteva permettersi, che salvò mio nipote senza esitazione, che stava accanto a me quando tutti ridevano. Quello è l'uomo che ho sposato. I soldi non cambiano nulla. Ma lo fanno, disse dolcemente. Significa che posso restaurare l'uliveto di tuo padre. L'ho comprato il mese scorso, il mio regalo di nozze per te. Le lacrime scesero sulle guance di Sofia. L'uliveto dove era cresciuta, dove suo padre le aveva insegnato riguardo alle radici e alle stagioni e alla pazienza, dove aveva baciato per la prima volta un ragazzo dai capelli scuri che promise di tornare. Non ho bisogno di grandi gesti, sussurrò. Lo so, ma li meriti comunque. Le asciugò le lacrime. 30 anni fa ero un ragazzo con nient'altro che sogni. Mi amavi comunque. Ora sono un uomo con tutto e mi ami ancora. Questa è l'unica verità che conta. Padre Antonio si fece avanti. Forse è tempo per un matrimonio in chiesa appropriato, a meno che le cerimonie civili siano abbastanza buone per il presidente della Rossi Costruzioni. Mario rise. Chiedi a mia moglie. Sono solo un sovrintendente che ha avuto fortuna. L'uomo più fortunato d'Italia, corresse Sofia, tirandolo giù per un bacio che sapeva di promesse compiute e futuri riconquistati. 6 mesi dopo, l'uliveto fioriva di nuova vita. Sofia camminava tra gli alberi che suo padre aveva piantato, indossando entrambi i medaglioni ora, il suo e quello di Mario, riuniti come i loro proprietari. Il villaggio aveva accettato la loro storia, persino Giulia riusciva a mostrare calore genuino al loro matrimonio in chiesa. Marco lavorava al raccolto, libero dai debiti e dalle ombre di suo padre. Il nome di Elena non veniva mai pronunciato. E Mario? Riparava ancora le cose con le sue mani, perché l'amore, come il buon lavoro, richiedeva onestà. Alcuni tesori, Sofia ora sapeva, valevano l'attesa.